Va bene. Cambiamenti climatici li accenniamo soltanto. Temperatura ballerina, sia in Romania sia in tutto il mondo. Cause. C'è veramente un cambiamento climatico in corso? Abbiamo inquinato troppo la Terra? No, io vedo molto chiaramente delle postazioni artificiali sparse per tutto il mondo, con cui riescono ad alterare il clima giornalmente. No, Allora, quello che mi è evidente è che ogni giorno possono alterare il clima proprio. ehm, Vabbè, vedo le scie, vedo queste mega postazioni, penso che siano le ARP, Mhm. con cui alterano la temperatura. E poi vedo tutto è come se ci fossero delle piattaforme sotto i mari e mm, in parte anche sotto la terra, ok? Che vengono utilizzate per creare maremoti o terremoti e alterazioni in questo senso. Monica. Ovviamente no, non è che siamo noi che abbiamo inquinato troppo il pianeta. Sì, ci sono tutti questi tentativi di manipolazione del clima, però è come se ci fosse una controspinta da parte della Terra, Mm. da parte della natura, di ritornare sempre al giusto, all'equilibrio. Come se veramente, nonostante tutto, questi interventi non fossero sufficienti a creare il tipo di disordine che si vorrebbe, che loro vorrebbero, insomma. Sì, è come se cioè, lo possono fare temporaneamente, una giornata, ma non è permanente, non riusciranno mai a cambiare il clima della Terra così, non riesco. Sono d'accordo con la natura. Sono completamente d'accordo. Tutto deve Mm, tornare in equilibrio esatto. e Mm. fate pure quello che volete, ma tanto non serve a No. niente. Va bene. Mettiamo un bel ad eternum nostro simpatico e personale in tutte le postazioni ARP o come volete chiamarle di gestione e modifica del tempo, dei terremoti e di tutto quello che non va modificato. Dentro questi ad eternum c'è il mio personale, se volete anche il vostro, la mia personale negazione del consenso. Non hanno il consenso nella mia linea temporale di realizzare questi cambiamenti. Io non glielo do. Glielo nego, glielo impedisco. Che succede? Mi ha fatto vedere come un'immagine simbolica in cui la natura rappresentata in questo momento tipo da un cespuglio verde ti strizza l'occhio, come a confermare quello che hai fatto, essere d'accordo con te, complice con te. Ha senso che io abbia visto delle sorte di, non so, di strutture verticali. Di solito la Deternum lo vedo come un cerchio, no? Una sfera. In questo caso no, è come si può dire, come un calippo, non so. Una lama grassa che penetrano dall'alto in svariati punti della Terra, una trentina almeno. Sì, ho visto tutte queste strutture che è come se
come se il nostro ad eternum si diffondesse sulla superficie della Terra e nei cieli, diciamo nell'atmosfera, ok? E man mano che si diffonde, trasforma tutte queste strutture, praticamente le dissolve. Quindi, che ne so, se guardiamo una struttura ARP, man mano che arriva l'energia, tutta la struttura viene sostituita dall'energia e quindi poi si dissolve. Monica, il recente terremoto in Giappone è naturale? È come se una di queste torri che tu hai intercettato, diciamo così, no? Dedicando a ogni torre una ad eternum, diciamo così, fosse stata la propagatrice, ecco, di questo terremoto assurdo. Perché l'hanno fatto? I giapponesi ogni tanto si ribellano, dicono di no, per questo? Mm. C'è un grande senso dell'onore nel popolo giapponese, anche alle alte sfere. Questa loro innata voglia di indipendenza, di non dover sottostare, di voler decidere per sé, anche il fatto, no, che vivono isolati e vogliono rimanere così, Mhm. e questo non va bene, diciamo, per il deep state, per tutti i potenti del mondo, questo non va bene. Questa voglia loro di stabilire il giusto, Mm. di far trionfare ciò che è equilibrato, ciò che è Mm. giusto, ciò che è retto. Mm.